Kicking a habit I love even harder. You oughta know. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati anche ai nuovi iscritti sul canale. Oggi voglio fare un video che mi avete chiesto in tantissime ultimamente, ossia su come faccio l'applicazione per coprire i miei capelli bianchi. Sul canale qui c'è già un altro video pubblicato penso 2 anni fa, ben 2 anni fa, ed è in inglese, quindi ho pensato ok, magari è il caso di fare una versione aggiornata in italiano e colgo anche l'occasione per rispondere ad alcune domande che soprattutto chi si avvicina per la prima volta al mondo dell'Enè continua a farmi per email oppure per messaggi. Partiamo dal mix che bisogna utilizzare per i capelli bianchi. Queste sono delle indicazioni generali. Veramente sul blog ne ho parlato e straparlato, ho fatto penso che siano 4 o 5 articoli dedicati proprio alla copertura dei capelli bianchi. C'è anche un articolo dove potete vedere vari esempi di percentuali utilizzate per coprire i capelli bianchi, ci sono anche varie foto con il prima e il dopo, vi lascio comunque il link sia al video che all'articolo di cui sto parlando. Quello che è importante capire e che sembra che non è molto chiaro, soprattutto per chi appunto si avvicina per la prima volta alle erbe tintorie, nel mix tintorio che fate voi a casa, per poter coprire i capelli bianchi, dovete capire che la percentuale di Lawsonia deve essere almeno superiore al 25%. Questa percentuale può variare in base anche alla percentuale di capelli bianchi da coprire, quindi se sono solo un 5%, un 10%, probabilmente ve la cavate anche con un 20% di Lawsonia. Però se la vostra ricrescita bianca supera il 50%, per dire, secondo me, in base anche alla porosità dei vostri capelli ovviamente, non riuscite ad ottenere un risultato soddisfacente sotto il 30% di Lawsonia presente nel mix. Quindi appurato che per riuscire a coprire i capelli bianchi bisogna avere una buona percentuale di Lawsonia, quindi DNA rosso nel vostro mix, il ruolo del Katam oppure dell'Indigo è quello di smorzare il rosso che appunto ne risulta in seguito all'applicazione con la Lawsonia, mentre la cassia va utilizzata nel momento in cui non vogliamo ottenere un colore molto scuro. Quindi il ruolo della cassia all'interno del mix che prepariamo noi è quello di diluire, quindi di diluire il colore finale. Quindi se io desidero ottenere un colore castano scuro, non utilizzo la cassia nel mio mix. Io che personalmente non voglio scurire tanto, utilizzo un 5%, giusto per dire che lo sto utilizzando, quindi che non ottengo quel colore molto molto concentrato. Ma se tu desideri ottenere un castano scuro, la cassia la puoi usare come impacchi sulle lunghezze, per dire. Cutting me up like a knife and I feel it deep in my bones. Kicking a habit I love even harder. Delle percentuali, come calcolarle e del test di prova che va assolutamente fatto prima di procedere su tutta la testa, ho parlato in un video di qualche settimana fa, vi lascio il link, è importante assolutamente guardarlo. Quello che noto purtroppo in tantissime mail, anche messaggi, e c'è chi anche si è ritenuta molto indignata perché non aveva il tempo da dedicarci, voleva la pappa pronta. Ebbene no ragazze, mi dispiace, ma come dicevo anche in qualche altro video, la pappa pronta non ve la può dare nessuno. È importante prima di iniziare ad utilizzare le erbe tintorie capire come agiscono sui nostri capelli. Il non ho tempo di approfondire, il non ho tempo di stare a leggere, mi dispiace, allora utilizzate le tinte chimiche, perché veramente ho fatto uno sforzo immenso a dedicare a fare sia i video che gli articoli approfonditi sul blog,
proprio per facilitarvi. E siccome siete diventate sempre di più a scrivermi, è ovvio che nel momento in cui mi chiedete delle indicazioni, io ben volentieri vi indico e vi mando anche addirittura il link all'articolo sul blog, quindi faccio già metà del percorso io per voi. Ci sono tantissime di voi che la cavate tranquillamente da sole e andate a cercare sul blog insomma tutto quello che vi interessa o quello che non vi è chiaro, però a me dispiace veramente tanto quando vedo le persone che non capiscono bene qual è la filosofia delle erbe tintorie, che è ben diversa da quello delle tinte chimiche, che non si può pretendere dalle erbe tintorie di ottenere gli stessi identici risultati che si ottengono con le tinte chimiche. Ok, ho divagato dal soggetto, però mi premeva molto dire questa cosa qua perché ci rimango male quando poi vedo poi la recensione sulla pagina Facebook di una stellina, perché praticamente secondo la persona in causa non ho dedicato abbastanza tempo a lei, alle sue richieste. Mi dispiace, a volte bisogna anche metterci del suo, anche perché io veramente sto spendendo tantissime energie per rispondere a quanti più di voi, anzi a tutti voi, e di venire incontro a tutte le vostre varie richieste. Quindi poi dopo, quando vedo questa delusione nei miei confronti, che veramente sono disponibilissima e ce la sto mettendo tutta, ci rimango male. Quindi veramente mi raccomando, prima di lasciare poi una recensione negativa sulla pagina senza aver neanche provato i prodotti, insomma, c'è da dire che vabbè, ci sono rimasta male. Chiusa parentesi, torniamo a noi, all'applicazione sui nostri capelli. Deciso il mix, cosa facciamo? Sapete che sul blog c'è anche la guida proprio degli ingredienti che andrebbero utilizzati e non andrebbero utilizzati nel nostro mix. Sapete che a me piace e consiglio assolutamente utilizzare nel nostro mix le erbe tintorie, per cui che abbiamo scelto, e l'acqua tiepida del rubinetto, quindi non acqua bollente, non acqua fredda. Ecco, in seguito a questo mescoliamo il nostro mix, non acidifichiamo con niente, non ossidiamo il nostro mix, ma procediamo subito all'applicazione sui capelli puliti, appena lavati, oppure se li avete lavati la sera prima fa niente. Importante è che siano puliti, che non abbiano lo sporco, che non abbiano dello sebo o altri prodotti di styling che possono impedire il rilascio del colore sui nostri capelli. Il fatto che siano bagnati o meno sta assolutamente alla convenienza di ognuna di noi. Se li avete appena lavati, procedete sui capelli bagnati. Se invece li avete lavati la sera prima, potete applicare tranquillamente il mix sui capelli asciutti. O se soffrite di cervicale, vi consiglierei di asciugarli prima, perché soprattutto se fate solo la ricrescita, tenersi anche delle lunghezze bagnate per 3 ore, insomma, consiglierei di evitare. Come ben sapete, se la qualità delle erbe tintorie è ottima, non avrete problemi ad ottenere una consistenza della papetta, della miscela veramente ottima, ideale per poterla spalmare sui capelli senza che coli in giro. Quindi se le erbette sono pure, vi assicuro che la consistenza sarà facilissimo da applicare, sembrerà proprio quasi la consistenza di una tinta chimica. Soprattutto adesso d'estate è importantissimo riuscire a trovare la consistenza ideale per far sì che non ci ritroviamo dopo 2 ore che ci cola la papetta sul collo. 2 settimane fa o 3 settimane fa, quando ho fatto l'ENE, la ricrescita, mi sono ritrovata veramente dopo 2 ore e mezza che ce l'avevo su, che mi colava sia da qui che da qui. Effettivamente l'avevo fatta un po' troppo liquida. Invece l'ho rifatta ieri, ho prestato attenzione ad aggiungere giusto un po' meno acqua, quindi a farlo un po' più consistente, tipo simil yogurt greco, e devo dire che è andata la meraviglia. Nonostante i 37 gradi che c'erano ieri, non è proprio colato. Penso di essere rimasta in posa per 3 ore e mezza, è stato perfetto. Quindi effettivamente sta solo a voi trovare la consistenza giusta per evitare che coli. Adesso d'estate è ancora più difficile. Una dritta che vi posso dare è di provare ad utilizzare il gel di semi di lino. Lo fate un po' più denso, che non come vi faccio vedere nel tutorial che ho fatto qui sul canale,
e non solo va ad idratare, a prevenire la secchezza, ma vi aiuta anche a mantenere più composta la miscela, quindi a impedire che magari coli. Per quanto riguarda i tempi di posa, io ho già condiviso in passato un video al riguardo. Devo dire che è molto soggettivo, cioè sia in base a quello che volete fare, quindi se volete solo riflessare i vostri capelli oppure se volete coprire i capelli bianchi. Se volete solo riflessare potete ottenere dei buonissimi risultati anche con un'ora o 2 ore. C'è chi mi ha scritto che anche nonostante i capelli bianchi con un paio di ore riuscirà tranquillamente a colorare i capelli bianchi. È soggettivo, dipende molto dalla porosità del capello di ognuna di noi. Personalmente vi consiglio, visto che vi trovate a fare tutto questo baradan, a perdere del tempo, dedicate una mezz'ora in più, arrivate fino alle 3 ore, 3 ore e mezza, poi sperimentate, se poi vi trovate bene con 2 ore ci mancherebbe, meno tempo si perde, meglio è. E considerate che comunque le erbette fanno sempre bene, quindi potete applicarle tranquillamente perché male non fanno. Per quanto riguarda il risciacquo, volevo condividere con voi una dritta con la quale mi trovo bene io, se poi magari voi avete qualcun'altra ben volentieri condividetelo qui sotto al video. Io dopo le 3 ore e mezza, 4 di tempo di posa vado a riempire il lavandino con dell'acqua tiepida e con un bicchiere mi aiuto insomma, versando appunto quest'acqua per riuscire a sciogliere un po' questo impasto di erbe tintorie che insomma è diventato abbastanza duro sulla testa, e sprofondando la testa nel lavandino massaggio piano. Faccio questa operazione per 2 volte, quindi vedrete che man mano che lo fate l'acqua si colora, diventa scura, e lo rifaccio di nuovo una seconda volta prima di buttarmi in doccia. Questa operazione mi aiuta proprio a togliere soprattutto il grosso, diciamo, dell'impacco, mentre in doccia vado a sciacquare per bene la cute massaggiando di nuovo e utilizzo dello shampoo diluito oppure del balsamo facendo il co-wash del quale vi ho parlato proprio di recente. Il co-wash è ottimo perché appunto contiene dei tensioattivi molto delicati, quindi va a togliere anche meno colore. Potete anche non utilizzare il balsamo oppure lo shampoo, personalmente preferisco utilizzarli perché già così comunque qualche prurito sulla testa ce l'ho. Se per caso sperimentate un prurito forte oppure delle irritazioni, mi raccomando andate a leggere l'articolo che ho pubblicato sul blog in merito a questo per capire esattamente cosa dovete fare per lenire un po' il cuoio capelluto. Ovviamente tutta questa operazione va ultimata con un risciacquo acido perché, come ben sapete, sia il Katam che l'Indigo hanno un pH basico, quindi dobbiamo assolutamente chiudere le cuticole dei capelli e ripristinare il pH del nostro cuoio capelluto e della nostra chioma.
kicking a habit I love even harder. You oughta know. Chiedete spesso se è normale che l'acqua risulti colorata quando uno si fa i primi 2-3 shampoo. È assolutamente normale, va via il colore che non si è fissato, non si è ossidato sui capelli, quindi è quel surplus di colore che è meglio che vada via. E infatti se dovete andare al mare, ho fatto il video al riguardo con le dritte che dovete seguire proprio per evitare che magari uscendo dall'acqua avete la scia colorata, mi raccomando. Un'altra domanda che mi fate spesso è se è normale che vi ritrovate con i polpastrelli scuri subito dopo aver fatto l'impacco, mentre ve li asciugate magari. È normalissimo, i polpastrelli scuri basta lavarli con acqua calda e sapone e diventano come nuovi. Una delle cose che più spesso mi chiedete è se io faccio la ricrescita e anche le lunghezze. Fino a qualche anno fa facevo la ricrescita ogni 20-25 giorni, mentre le lunghezze ogni 3-4 mesi. Ebbene, dall'anno scorso, se non di più, ultimamente faccio esclusivamente la ricrescita. Quindi le lunghezze che vedete sono state una volta ricrescita, hanno visto il colore quando io ho fatto la ricrescita, poi mai più. Spesso e volentieri quando faccio la ricrescita, visto che comunque ci dedico del tempo, faccio un impacco idratante oppure un impacco volumizzante, quindi potete tranquillamente fare anche voi altrettanto. Personalmente forse il fatto che io faccio la ricrescita che è fulmine, in 15 giorni ho già la ricrescita, la riga bianca visibilissima, devo fare una nuova applicazione. Il fatto che io faccia così spesso le applicazioni probabilmente aiuta a stratificare il colore ancora prima. Quindi chi dice che il cattame e l'indigo vanno via, sì, vanno via dopo i primi 2 shampoo, ma se si fa in tempo a fare delle applicazioni ripetute a distanza di anche 15 giorni, vedrete che stratificano e non vanno più via e non vi ritrovate con i capelli rossi. Niente, mi fermo qui perché è diventato lunghissimo questo video, doveva essere una cosa veloce, alla fine è diventato lunghissimo. Spero che vi sia stato utile, che abbiate trovato delle risposte a dei vostri dubbi. Se vi è piaciuto non esitate come sempre di condividerlo con le vostre amiche e ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo sicuramente nel prossimo tutorial. Ciao!